Ciao a tutti, bentornati sul canale. Anche oggi una puntata speciale, sono al mare, fotografia di montagna, ma ogni tanto scendo anche al mare, ma non sono sul mare Adriatico, ma sono sul Mar Tirreno. Quello che vedete in fondo da qualche parte lì è insomma, sono sulla costa laziale, però un po' di montagna c'è perché quello lì sopra è il Monte Circeo. Sono qui oggi per capire se un fotografo di montagna, di paesaggio, riesce a fare delle foto anche al mare, e con me oggi c'è il mitico Andrea Cimini, fotografo di paesaggio, fotografo sportivo, ha un canale YouTube, bravissimo YouTuber, vabbè, andate a vedere il suo canale e iscrivetevi. Giusto, anche al suo, soprattutto al suo. Ah, grazie, grazie. Quindi quella cosa che dico sempre all'inizio, iscrivetevi al canale, abbiamo già detta, rimanete con noi perché oggi sarà una puntata molto interessante. Ci scambieremo un po' di idee, un po' di trucchi, qualche cosa, ci faremo qualche domanda a vicenda per conoscerci fotograficamente. Esatto. E mettete un like preventivo così non vi dimenticate poi alla fine del video, rimanete con noi perché quella di oggi sarà una giornata così un po' alla ricerca di un tramonto che già, non lo so, quello che uscirà fuori fotografiamo. Tanto farfalle. E comunque ci sono le farfalle. È la primavera. Ormai qua fa caldo, fa caldo. Dai, ci vediamo lungo il percorso. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know what for. E Andrea Cimini mi ha telefonato l'altro giorno, mi ha detto: oh, se sei a Roma fai un salto, andiamo a fare delle fotografie al mare. E ho detto: ma io di solito fotografo la montagna, però voglio provare perché Andrea mi ha detto che mi avrebbe portato in un posto interessante, nuovo anche per lui, per cui vediamo un po' se riusciamo a fotografare un ambiente a noi nuovo, perché sia per me che per Andrea questo è veramente una location, uno spot mai visitato prima. Io poi normalmente, ma anche Andrea, sono abituato a fotografare la montagna, però la roccia c'è, per cui credo che qualcosa di interessante verrà fuori. Speriamo in un tramonto che sia colorato, non ci sono molte nuvole all'orizzonte, ma questa è la fotografia di paesaggio, si fotografa quello che c'è. E durante la puntata di oggi parleremo un po', ci scambieremo delle idee, soprattutto su come approcciamo una location nuova che per tutte e due, un po' come effettuiamo a nostro modo lo scouting. Hiding everything in life is very frightening, and our life. Abbiamo trovato un po' questo posto per scambiare due chiacchiere con Andrea Cimini. Lui è un fotografo sportivo, un fotografo di paesaggio e mi ha voluto coinvolgere in questa sfida, doppia sfida al mare. E quindi ci stiamo scambiando queste idee su come ci prepariamo per affrontare una location sconosciuta, quindi quando usciamo un po' da quello che siamo abituati normalmente a fotografare. Chiaramente io ho detto già la mia sul suo canale, quindi se siete interessati dovete andare a sentire l'intervista di Andrea, e volevo sentire invece da te come ti prepari per un'uscita così all'avventura, un po' alla cieca, un blind location, come vogliamo chiamarlo? Esatto, un blind spot. Allora guarda, visto che tu hai già parlato della preparazione in pre e io condivido appieno quello che hai detto, ti parlerò di cosa faccio invece sullo spot, cioè una volta che sono arrivato sulla location, ok? La prima fase consiste nell'arrivare con una certa attitude, cioè non vado in uno spot nuovo pensando di tornare a casa con una foto buona, cioè parto già con questo principio perché arrivare in una location che non conosciamo
pensando di tirar fuori subito la foto della vita è una follia, fondamentalmente perché non conosciamo questo posto e raccontare qualcosa che non si conosce è, diciamo, molto difficile. Esatto, tenderemo a descrivere nei primi scatti e non a raccontare, che sono due cose molto diverse. E le prime volte cerco di scattare tanto. Tutte le foto che andrò a scattare la prima volta che arrivo in una location mi servono come reference per la seconda volta in cui ci tornerò, ok? Per riguardarle e ricordarmi un pochino che come era fatta, che cosa poi andrò a trovare. Poi cerco di scattare invece mano a mano, dalla seconda uscita in poi, cerco di scattare sempre di meno per affinare la lama, insomma. Qua tra l'altro la roccia è affilatissima. Infatti se vedete siamo fermi in posizioni immobili. precarie perché tagliano tantissimo queste rocce. Everything in life feels very frightening. And I love Siamo giunti sulla location e adesso come andrai a predisporre il tuo shooting di paesaggio? Allora, per prima cosa non scatto. Lo so che vi ho detto che il primo giorno scatto tanto, ma non scatto subito appena arrivato in location. Cerco prima di passeggiare il più possibile. Mi prendo un'oretta e mezza, un paio d'ore per guardare, vedere la location, guardarla e vedere. Non so se vi ricordate il video che ho fatto sulla differenza tra guardare e vedere. E dopodiché inizio a girare con questo oggetto qua. Ma questo oggetto vi può dare un'anteprima in 2 dimensioni di quello che avete davanti e la maggior parte dei telefoni ha più o meno un 28 mm, ok? Con rispettivo full frame. L'opzione 2, se non volete utilizzare il cellulare o non vi piace usare il cellulare, si è scaricato il cellulare, è semplicemente fare questo, ok? Chiudere un occhio e guardare attraverso il quadrato che potete fare utilizzando semplicemente le vostre mani. Per chiudere ancora di più l'inquadratura e utilizzare quasi un teleobiettivo, normalmente invece faccio così, che viene tipo un canocchiale. Provateci. Esatto. Me l'ha insegnato un mio amico che si chiama Paul Thompson e che va su una location e si mette a fare così e gira un pochino, ma non per mettere a fuoco. Guarda, io faccio questo in realtà. Questo è un tele, questo è un grandangolo. Qual è il tuo prossimo passo? Il mio prossimo passo è guardare, vedere un pochino e girare. Dopodiché comincio a segnarmi dei punti interessanti, perché la maggior parte delle volte arrivo molto prima dell'ora in cui poi effettivamente voglio scattare. Quindi la luce cambia. La luce cambia e bisogna saper interpretare come si muoverà la luce. Come hai giustamente detto te nell'intervista che trovate sul mio canale, prima di arrivare in location bisogna un po' cercare informazioni, quindi capire come si sposterà il sole durante la giornata a seconda del periodo dell'anno e poi guardare il meteo e tutte queste cose qua. E questo ci serve per arrivare pronti, però poi diciamo quando siete effettivamente on location dovete anche interpretare, e adesso noi abbiamo ad esempio appena scoperto che il sole starà a filo con la costa e questo renderà i nostri scatti un pelino più complessi. Avere il sole diciamo a 3/4 rispetto alla costa è comodo, averlo a filo diventa un po' più scomodo, averlo davanti è banale. Una luce laterale che ci metterà un po' in difficoltà. Ti voglio fare una domanda e poi ci mettiamo al lavoro. Sì. Non voglio sapere che attrezzatura utilizzerai, perché utilizzerai una macchina fotografica, sicuramente la Fuji, quella che hai. Voglio capire se sei più amante del grandangolo, dello zoom, Allora, non amo i grandangoli molto spinti. Nello sport a volte mi diverte e ho il 10-24 quasi solo per lo sport e per vloggare. Nelle foto lo uso molto raramente. Di solito lavoro a 24 mm o a 200. Queste sono le mie due... Ti servirebbero 2 fissi e sei a posto. Esatto, in realtà sì, però ho capito una cosa, anzi, in parte l'ho capita, in parte l'ho un pochino rubacchiata da un fotografo che stimo e mi ha dato una sorta di regola, ok? Quando hai un primo piano, un medio campo e uno sfondo interessante, usa il grandangolo. Se invece hai solo uno sfondo interessante, usi un tele, e se invece hai o un primo piano e un medio campo o un medio campo e uno sfondo interessanti, ma non tutti e tre, allora usi una lente a una focale normale, quindi tra 24 e 70.
Allora Andrea, io ti ringrazio per avermi coinvolto in questa sfida qui e per metterci un po' alla prova, per conoscerci fotograficamente e come persone. Allora, se siete interessati a quello che penso io riguardo i nuovi spot fotografici, andate sul canale di Andrea Cimini, lo trovate nella descrizione, Andrea Cimini. Basta andare su internet, lo trovate. E per quanto mi riguarda, magari iscrivetevi anche al mio di canale, così Esatto. ci fate contenti a tutte e due. Mettiamoci al lavoro, Andrea. Dai. La sfida che mi ha proposto Andrea è davvero difficile, infatti la location è davvero molto bella e verrebbe da fotografare tutta la linea di costa, per quanto è bello, veramente un posto bellissimo, splendido, però qua bisogna fare una foto caratterizzante e io ho visto qualche ciuffo di, non so, forse ginepro di mare, dei pini, non lo so, non saprei dire di che specie si tratti, ma sono degli arbusti che escono dalla roccia e si stagliano un po' sulla scogliera in fondo sul mare. Vorrei cercare di provare a fotografare quegli alberi là, dovrò arrampicarmi un pochino. In questo caso la fotografia di montagna mi viene in aiuto perché riesco a un po' magari ad arrampicarmi, anche se questa roccia è davvero tagliente, davvero molto tagliente, bisogna fare un po' di attenzione. Il sole sta scendendo, avremo ancora circa un'oretta prima che si trasformi tutto si prenda tutto colore, anche se non credo che il tramonto sarà molto interessante a livello di nuvole, per cui bisogna trovare un soggetto interessante. Proviamo a vedere di raggiungere qualche pianta da quella parte. Allora qui con Andrea stiamo cercando di trovare una location e il gioco si fa tutto. Esatto. Tu hai trovato qualcosa di interessante? Zero Spaccato. Ho girato qui intorno per un po' e devo dire che la situazione è abbastanza complicata, ma ve ne sarete resi conto già da soli, e credo però di aver trovato una situazione piuttosto interessante. Si tratta di questo piccolo angolo da quella parte, io scatterò da quella direzione verso il sole e si crea un anfiteatro di rocce di diverso colore, dal giallo bianco fino al rosso scuro, con un po' di mare. Purtroppo non c'è molto interesse nel cielo perché non ci sono molte nuvole, quindi sto cercando di limitare lo spicchio di cielo al minimo indispensabile, cercando di includere il sole, e più mi guardo intorno più trovo dei punti di interesse. Per esempio sono molto belli quegli alberi, come dicevo prima, quei cespugli, però la zona è davvero pericolosa, la roccia è tagliente e per cui vorrei cercare di sfruttare al massimo il pomeriggio senza farmi male. Andrò adesso a sistemare la mia attrezzatura e vediamo che cosa si può ottenere da questo pomeriggio così particolare.
Ed ecco, proprio questa è la mia scena. Qui c'è una pozzanghera d'acqua molto interessante in cui si rispecchia un po' il colore del cielo. Il sole sta scendendo. Ho veramente pochi minuti per portare a termine la mia missione, fotografare il tramonto in una location nuova, sconosciuta, che non ho mai visto prima. Posizionerò il cavalletto più o meno in quella posizione, molto basso, per dare più risalto al primo piano. Chiuderò un po' il diaframma, ma non troppo perché sono su una Olympus con il sensore un po' più piccolo, per cui avrò abbastanza profondità di campo. Una volta scelta, trovata la mia composizione, darò un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E sono qui nella boscaglia, sto cercando Andrea, sentivo prima la sua voce in lontananza, non vedo la sua lampadina frontale, ma comunque dovrebbe essere qui intorno, forse sta chiudendo l'attrezzatura o magari si è dato la fotografia notturna, non lo so, appena lo trovo glielo voglio chiedere. Alla fine ho trovato Andrea che stava qui girando nel bosco, nella boscaglia, qua siamo a rischio cinghiali. Esatto. Io ho sentito qualche grugnito, magari ti eri perso qualcosa o forse ti eri dato la fotografia notturna, non lo so. Beh, no, in realtà mi sono perso un copriobiettivo, però spero sia in macchina. Secondo me sarà in macchina sicuramente. Hai realizzato qualche scatto, qualche cosa? Con difficoltà, perché la location è ostica e poi bisogna viverla, ok? Perché insomma, per tirar fuori qualcosa di buono bisogna conoscere a fondo gli spot e le location e poi venire con un'idea ben precisa, insomma. Oggi è scouting. Sono d'accordo con te, è stato un pomeriggio molto sfidante a livello fotografico, ci siamo fatti anche un bel po' di movimento, io mi sono mosso sulle rocce ed era interessante perché è abbastanza complicato, sì. Taglienti le rocce molto, mi avevi detto infatti di essere pronto a questo, però è stato molto interessante questo tipo di contenuto. Ho chiesto agli amici che ci seguono se la cosa ha interessato anche loro, magari potremmo nel futuro ripeterla o in qualche altra location, magari in montagna che siamo ci muoviamo meglio, però anche così andare alla ricerca di una location al buio proprio. Sì. Nel vero senso della parola, perché guardate in che condizioni siamo, è stato davvero interessante. Qui dal Circeo per oggi è tutto, andate a iscrivervi al canale di Andrea Cimini, perché nel suo video ci sarà una parte di quello che io non ho detto nel mio video. Qui dal Circeo per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao! Ciao!